Ti adoriamo, Santissimo Signore Gesù Cristo, qui e in tutte le tue chiese che sono nel mondo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Cari fratelli e sorelle, il Signore vi dia la pace. Celebriamo l'ufficio delle letture e le lodi. I testi sono quelli dell'11 gennaio con i salmi del sabato della seconda settimana del Salterio. Nel Vangelo di oggi, preso da Luca, al capitolo 5, dal versetto 12 e seguenti, leggiamo: Signore, se vuoi, puoi purificarmi. La preghiera che il lebbroso rivolge a Gesù è commovente. Signore, se vuoi. L'uomo che si presenta a Gesù è pieno di impurità e di morte. È esattamente il contrario di Gesù, che è uscito dal Giordano pieno di Spirito Santo, cioè pieno della vita di Dio. La lebbra rende l'uomo un morto civile e religioso, perché viene escluso dalla società e dal culto. L'unica legge che il lebbroso è tenuto ad osservare è quella di stare lontano da contatti con le persone. Ma qui compie un gesto inaudito, va incontro a Gesù, e Gesù non solo non lo respinge, ma lo tocca. Egli tocca colui che non poteva essere toccato, sfonda barriere e leggi e raggiunge l'uomo nella sua debolezza. Con questo gesto Gesù si identifica con l'umanità piena di lebbra e di peccato. Le parole di Gesù sono chiare di fronte alla preghiera del lebbroso. Lo voglio, sii purificato. Il contatto con Gesù sana l'uomo dalla lebbra della morte e lo purifica, lo rende alla vita, alla comunione con gli altri e con Dio. Gesù invia il lebbroso guarito ad andare dai sacerdoti tutori della legge, perché constatino che ciò che la legge non può fare è avvenuto. Dio tocca l'uomo nella sua miseria e lo libera. A tutti auguro una serena e buona giornata nella pace del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Ciao amici e amiche, eccoci qui al Vangelo di oggi con Fra Stefano, il Vangelo del giorno sabato 11 gennaio San Igino. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiamo. Dio Onnipotente, manifesta anche a noi il mistero della nascita del Salvatore, rivelato ai magi dalla luce della stella, e cresca sempre più nel nostro spirito, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. Un giorno, mentre Gesù si trovava in una città, ecco un uomo coperto di lebbra. Lo vide e gli si gettò dinanzi pregandolo: Signore, se vuoi, puoi purificarmi. Gesù tese la mano e lo toccò dicendo: Lo voglio, sii purificato. E immediatamente la lebbra scomparve da lui. Gli ordinò di non dirlo a nessuno. Vai invece a mostrarti al sacerdote e fa l'offerta per la tua purificazione, come Mosè ha prescritto a testimonianza per loro. Di lui si parlava sempre di più e folle numerose venivano per ascoltarlo e farsi guarire
dalle loro malattie. Ma egli si ritirava in luoghi deserti a pregare. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Un lebbroso si avvicina a Gesù e con fiducia gli dice: Signore, se vuoi puoi purificarmi. Gesù con un gesto d'amore straordinario lo tocca e risponde: lo voglio, sii purificato. Questo momento ci rivela tutta la tenerezza di Dio, che non si ferma davanti alla fragilità umana, ma desidera sempre ridare dignità e speranza. Anche noi abbiamo bisogno di lasciarci rinnovare da Gesù, che può rendere il nostro cuore libero e capace di amare pienamente. Non si tratta di essere perfetti, ma di permettere alla sua grazia di trasformarci giorno dopo giorno, rendendoci più aperti alla vita e al bene. Per vivere con un cuore puro possiamo seguire 2 passi fondamentali. Come prima cosa suggerisco fiducia in Gesù. Come il lebbroso, anche noi possiamo rivolgerci a Lui con semplicità, portandogli le nostre fatiche e i nostri limiti. Gesù non rifiuta mai chi si avvicina con sincerità e ci dona sempre la forza di ricominciare. E come seconda cosa direi tempo per la preghiera. Gesù stesso si ritira in luoghi isolati per pregare. Questo gesto ci insegna l'importanza di creare spazio per un dialogo profondo con Dio, dove il nostro cuore può ritrovare pace e luce. Chiediamo oggi al Signore di aiutarci a vivere con un cuore rinnovato dalla sua presenza. Con Lui possiamo affrontare ogni cosa, lasciando che il suo amore ci guidi e ci renda testimoni del suo abbraccio misericordioso. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. La benedizione per te e per le persone che porti nel cuore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. E abbraccio tutti voi che vi siete già uniti alla comunità del Vangelo e voi che condividete in vari modi i nostri momenti di preghiera e di ascolto del Vangelo. E a tutti auguro di cuore una buona giornata e un buon fine settimana. Ciao ciao e abbi cura di te. Ma, bravo Beppi, bravissimo, certo. Per Laundi, pagina 20. Portami al tuo Gesù, prodigio d'amore, sollievo nel dolore, speranza degli umili, regina del mio cuore. Maria, prendi presto la mia mano.
E del Figlio e dello Spirito Santo. Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che ci seguite dalle vostre case attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Come ogni sabato vogliamo ricordare e pregare in modo particolare per le famiglie, specialmente per quelle che vivono momenti di particolare difficoltà. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Francesco. Preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno, per la conversione dei peccatori e per quanti ci sono stati segnalati, anche via mail o via telefono. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni. Primo mistero gaudioso, l'annuncio dell'angelo a Maria. Allora Maria disse: «Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga per me quello che hai detto». Con Maria, donna del sì, chiediamo al Padre che anche nella nostra vita si realizzi la sua parola di salvezza. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nei principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Secondo mistero gaudioso, la visita di Maria a Santa Elisabetta. Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. Con Maria, donna premurosa nella carità, chiediamo al Padre di essere testimoni credibili del suo amore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nei principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Terzo mistero gaudioso, la nascita di Gesù a Betlemme. Maria diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia. Con Maria, Madre di Gesù, chiediamo al Padre di poter generare anche con la nostra vita la sua presenza nel mondo.
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Quarto mistero gaudioso, la presentazione di Gesù al Tempio. Maria e Giuseppe portarono il bambino Gesù a Gerusalemme per offrirlo al Signore, come è prescritto nella legge del Signore. Con Maria e Giuseppe, obbedienti alla parola del Signore, presentiamo al Padre le gioie e le fatiche del nostro essere cristiani e nell'essere fedeli alla parola del Signore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Quinto mistero gaudioso, lo smarrimento e il ritrovamento di Gesù nel Tempio. Maria e Giuseppe trovarono Gesù nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. Un episodio strano nella vita di Maria e Giuseppe. Gesù, che si smarrisce, viene ritrovato dopo 3 giorni. Ti invochiamo, o Vergine Maria, qualora anche noi ci perdessimo nei grovigli della vita, aiutaci a ritrovare la strada, a ritrovare la meta, a trovare in Gesù il nostro punto di riferimento, affinché mai più ci possiamo smarrire nella nostra esistenza. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo. Era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiamo secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli, figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Ti lodiamo, Maria, Vergine feconda, che con tuo Figlio Gesù hai aperto le porte del paradiso alla nostra umanità, fragile, sofferente e affranta, ignara del grande amore paterno di Dio per le sue creature e non sempre pronta a rispondergli con amore filiale. Ti lodiamo, Madre di Dio e Madre nostra, che ogni giorno ci soccorri nelle umane sventure del dolore, del peccato, dell'infedeltà, della prevaricazione. Come una madre sei sempre pronta a stringerci tra le tue braccia amorose. Ti lodiamo, dolce Regina dell'universo, per la mediazione di ogni grazia che ci viene da Dio. Ogni volta che ci affidiamo totalmente alla sua volontà, come tu per prima hai fatto, per poterti imitare nelle nostre vite. Ti lodiamo, Maria, scelta di Dio. Ti vogliamo lodare ora e sempre nella nostra vita, per poter godere della tua presenza nell'eternità. Amen. Nostra Signora di Lourdes, prega per noi.
Maria, Regina della Pace, prega per noi. Santa Bernadette, Prega per noi. e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Maria, prendi presto la mia mano. Maria, portami al tuo Gesù. Prodigio d'amore, sollievo nel dolore, speranza degli umili, regina del mio cuore. Maria, prendi presto la mia mano. Maria, portami al tuo Gesù. La madre che cercavo sei tu. Cari figli, vi chiamo al cuore a vivere un amore che non muore. Pregate insieme, cercate il cielo, con la fede trovate ristoro e zelo. Con le vostre mani alzate a Dio, seguite la via del Figlio su. Nel silenzio del cuore ascolterete la pace vera che tanto cercate. Pregate, 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 nel silenzio Lui vi parlerà. Pregate, 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 la pace vera vi troverà. Cari figli, pregate, 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 e il cielo pace vi darà. Cari figli, lasciate il dolore e vivete nel mio amore. Con il rosario tra le dita ritroverete la luce e la vita. Cari figli, pregate, 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 e il cielo pace vi darà. Oh, 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 oh. Cari figli, lasciate il dolore e vivete nel mio amore. Con il rosario tra le dita ritroverete la luce e la vita. Pregate, 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 nel silenzio Lui vi parlerà. Pregate, 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 la pace vera vi troverà. Cari figli, pregate, 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 e il cielo pace vi darà. Pregate, 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 la pace vera vi troverà. Cari figli, pregate, 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 e il cielo pace vi darà. Oh, vi darà.
Preghiere a San Paolino d'Aquilea. O San Paolino d'Aquilea, servo fedele del Signore, a te rivolgiamo umilmente la nostra preghiera. Tu che hai dedicato la tua vita al servizio della Chiesa e alla diffusione della fede cristiana, intercedi per noi affinché possiamo vivere con zelo e dedizione la nostra fede. Guidaci, o Santo Patrono, lungo il cammino della verità e dell'amore fraterno. Aiutaci a superare le sfide che incontriamo nella nostra vita quotidiana e a testimoniare il Vangelo con gioia e speranza. San Paolino, tu che hai dedicato la tua intelligenza e la tua saggezza per la difesa della fede, prega per noi affinché possiamo crescere nella conoscenza del Signore e nell'amore per il prossimo. Accogli le nostre suppliche, o San Paolino, e presentali al trono del Divino. Amen. San Paolino d'Aquilea, prega per noi e per il mondo intero. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore, si compie in me la tua parola. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Per i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio,
L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico, Padre, all'inizio di questo nuovo giorno. Accogli la mia lode e il mio grazie per il dono della vita e della fede. Con la forza del tuo Spirito guida i miei progetti e le mie azioni. Fa che siano secondo la tua parola. Liberami dallo scoraggiamento davanti alle difficoltà e da ogni male. Proteggi con il tuo amore la mia famiglia. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiera all'Angelo Custode. O Santo Angelo Custode, abbi cura dell'anima mia e del mio corpo. Illumina la mia mente perché conosca meglio il Signore e lo ami con tutto il cuore. Assistimi nelle mie preghiere perché non ceda alle distrazioni, ma vi ponga la più grande attenzione. Aiutami con i tuoi consigli perché veda il bene e lo compia con generosità. Difendimi dalle insidie del nemico infernale e sostienimi nelle tentazioni perché riesca sempre vincitore. Supplisci alla mia freddezza nel culto del Signore. Non cessare di attendere alla mia custodia finché mi abbia portati in paradiso, ove loderemo insieme il buon Dio per tutta l'eternità. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esori figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Offerta della giornata a Maria. O Maria, Madre del Verbo incarnato e Madre nostra dolcissima, siamo qui ai tuoi piedi mentre sorge un nuovo giorno, un altro grande dono del Signore. Deponiamo nelle tue mani e nel tuo cuore tutto il nostro essere. Noi saremo tuoi nella volontà, nel cuore e nel corpo. Tu forma in noi con materna bontà in questo giorno una vita nuova, la vita del tuo Gesù.
previeni e accompagna, o Regina del Cielo, anche le nostre più piccole azioni con la tua ispirazione materna, affinché ogni cosa sia pura e accettata al momento del sacrificio santo e immacolato. Rendici santi, o Madre buona, santi come Gesù ci ha comandato, come il tuo cuore ci chiede e ardentemente desidera. Così sia. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Offerta della giornata al cuore di Gesù. Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria di Dio Padre. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di fede. Mio Dio, io credo in te, Padre che con amore chiami ogni uomo per nome. Credo in Gesù Cristo, vero Dio in mezzo a noi, per noi morto e risorto. Credo nello Spirito Santo, donato a noi come Spirito d'amore. Credo nella Chiesa, riunita dallo Spirito Santo, una, santa, cattolica e apostolica. Credo che il regno di Dio è in mezzo a noi, è in cammino e si compirà in una comunione piena e festosa. Signore, aiutami a crescere e a vivere in questa fede. Per tutti i fratelli e sorelle ammalati e sofferenti. Dolce Madre Santissima, ti preghiamo per questi nostri fratelli ammalati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di speranza. Mio Dio, so che il tuo amore è forte e fedele e che non verrà meno neppure dopo la morte. Per questo, e non per quanto sono capace di fare, spero di poter camminare nelle tue vie e giungere con te a una gioia senza fine. Signore, aiutami a vivere ogni giorno in questa gioiosa speranza. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle poveri e senza lavoro. Dolce Madre Santissima, ti preghiamo per questi nostri fratelli poveri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di dolore.
Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi, e molto più perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra ad ogni cosa. Propongo col tuo santo aiuto di non offenderti mai più e di fuggire le occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami. Per tutti i fratelli e sorelle che soffrono nel corpo. O Madre, ti preghiamo per questi nostri fratelli affinché tu li guarisca. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Fratelli e sorelle, recitiamo in onore della Santissima Vergine Madre il Magnificat. L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiera a Maria. O Maria, Madre di Dio, riversa su tutta l'umanità il fiume di grazie che sgorga dal tuo amore infuocato, ora e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di consacrazione a Maria. O Maria, Regina del mondo, Madre di bontà, fiduciosi nella tua intercessione, noi affidiamo a te le nostre anime. Accompagnaci ogni giorno alla fonte della gioia. Donaci il Salvatore, noi ci consacriamo a te, Regina dell'amore. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Per i nostri cari defunti. O Vergine Madre, ti preghiamo per tutti i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen.
Carissimi fratelli e sorelle, vi do la santa benedizione. Per intercessione di Maria Immacolata, vi benedica Dio Padre Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buona e santa giornata a tutti voi, fratelli e sorelle. Pace e bene, Ave Maria. Cari figli, vi chiamo al cuore a vivere un amore che non muore. Pregate insieme, cercate il cielo, con la fede trovate ristoro e zelo. Con le vostre mani alzate a Dio, seguite la via del Figlio suo. Nel silenzio del cuore ascolterete la pace vera che tanto cercate. Pregate, 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 nel silenzio Lui vi parlerà. Pregate, 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 la pace vera vi troverà. Cari figli, pregate, 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 e il cielo pace vi darà. Cari figli, lasciate il dolore e vivete nel mio amore. Con il rosario tra le dita ritroverete la luce e la vita. Cari figli, pregate, 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 e il cielo pace vi darà. Oh, 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 oh. Cari figli, lasciate il dolore e vivete nel mio amore. Con il rosario tra le dita ritroverete la luce e la vita. Pregate, 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 nel silenzio Lui vi parlerà. Pregate, 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 la pace vera vi troverà. Cari figli, pregate, 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 e il cielo pace vi darà. Pregate, 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 la pace vera vi troverà. Cari figli, pregate, 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 e il cielo pace vi darà. Oh, vi darà. Francesco, uomo povero e umile dal cuore puro,
Hai scelto il cielo come casa, abbandonando ogni ricchezza. Con passi lenti hai seminato l'amore vero tra le strade. Hai accolto il mondo nelle braccia, portando pace e gioia. Francesco guida dolce e forte, uomo della pace e della gioia. Ci insegna a vivere nel dono come fratelli, con le mani in preghiera. Cantiamo insieme a te la vita, un inno d'amore, un inno di pace. Francesco, nostra speranza e via, ci porti al cuore di Dio. Il vento dolce del mattino lo davi il sole, il creato intero. Nell'umiltà di ogni creatura vedesti il volto del Signore, e col tuo canto hai dato voce alla bellezza della vita, ricordandoci che tutto è dono, che tutto viene da Lui. Francesco guida dolce e forte, uomo della pace e della gioia. Ci insegna a vivere nel dono come fratelli, con le mani in preghiera. Cantiamo insieme a te la vita, un inno d'amore, un inno di pace. Francesco, nostra speranza e via, ci porti al cuore di Dio. Insegnaci, Francesco, la via del perdono, ad amare senza misura, ad abbracciare ogni fratello ferito come te. Vogliamo essere luce, riflesso di Cristo nel mondo. Francesco guida dolce e forte, uomo della pace e della gioia. Ci insegni a vivere nel dono come fratelli, con le mani in preghiera. Cantiamo insieme a te la vita, un inno d'amore, un inno di luce. Francesco, nostra speranza e via, ci porti al cuore di Dio. Buongiorno a tutti voi, fratelli e sorelle, Dio vi benedica sempre tutti, buon fine settimana, pace e bene, Ave Maria. Come ogni giorno, prima delle preghiere del mattino, riflettiamo sulle letture del giorno. Dal Vangelo secondo Luca. Un giorno, mentre Gesù si trovava in una città, ecco un uomo coperto di lebbra, lo vide e gli si gettò dinanzi pregandolo: Signore, se vuoi puoi purificarmi. Gesù tese la mano e lo toccò dicendo: Lo voglio, sii purificato. E immediatamente la lebbra scomparve da lui. Gli ordinò di non dirlo a nessuno. Vai invece a mostrarti al sacerdote e fa l'offerta per la tua purificazione, come Mosè ha prescritto, a testimonianza per loro. Di lui si parlava sempre di più e folle numerose venivano per ascoltarlo e farsi guarire dalle loro malattie, ma egli si ritirava in luoghi deserti a pregare. La parola del Vangelo cancelli i nostri peccati. Carissimi fratelli e sorelle, oggi è 11 gennaio 2025, giorno della supplica al Bambin Gesù di Praga. Oggi, carissimi fratelli e sorelle, celebriamo con devozione la supplica al Bambin Gesù di Praga,
un'immagine tenera e potente che ci richiama alla semplicità, alla fiducia e soprattutto all'amore con cui Dio si rivela a noi nella piccolezza di un bambino. Questa per noi è un'occasione per lasciarci toccare dalla dolcezza e dalla misericordia di Dio, che come un Padre amorevole si prende cura di noi nelle nostre fragilità e nei nostri bisogni. Fratelli e sorelle, le letture di oggi ci offrono un messaggio di vera speranza e di rinascita, mostrando come l'incontro con Gesù trasformi radicalmente la vita di chi si avvicina a Lui con fede. Nella prima lettura che ascolteremo oggi durante la Santa Messa, continuiamo a leggere la prima lettera di San Giovanni Apostolo e qui ci viene ricordato che la vittoria sul mondo è radicata nella nostra fede. Leggiamo dalla lettura: chi è che vince il mondo se non chi crede che Gesù è il Figlio di Dio? Questa affermazione, fratelli e sorelle, semplice e diretta, ci invita a riflettere sulla potenza della fede che ci collega a Cristo e ci permette di superare le difficoltà della vita. L'Apostolo Giovanni prosegue in questa lettura spiegando che Gesù Cristo è venuto acqua e sangue. L'acqua è quella del battesimo che ci purifica e ci fa rinascere come figli di Dio, e il sangue è quello della croce che sigilla l'amore di Dio per l'umanità attraverso il sacrificio del Figlio. In queste due realtà che ci vengono date in riflessione oggi dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo, vediamo che l'amore infinito di Dio non si limita a salvarci, ma ci rende partecipi della sua vita divina. Carissimi fratelli e sorelle, il cuore del messaggio di oggi sta in questa verità e la leggiamo dalla lettura di oggi. Dio ci ha dato la vita eterna e questa vita è nel Figlio suo. La vita eterna non è qualcosa di futuro, ma è una realtà già presente per chi vive in comunione con Cristo e con la Chiesa. La fede in Gesù ci rende vincitori non con la forza o con il dominio, ma con l'amore che ci libera e ci guarisce. Allora oggi, alla luce di questa lettura, domandiamoci: quanto crediamo davvero che Gesù sia il Figlio di Dio, il nostro Salvatore? Per noi la nostra fede è un segno di speranza, di fiducia e di carità verso gli altri. Ecco, facciamoci queste domande, perché in queste domande c'è la vita eterna, la vita che ci dona Cristo. Nel Vangelo secondo Luca che ascolteremo oggi durante la Santa Messa e che abbiamo ascoltato anche adesso, vediamo uno degli episodi più toccanti del ministero di Gesù, la guarigione del lebbroso. Quest'uomo, che la legge considerava impuro e che la società escludeva, osa avvicinarsi a Gesù con una fede straordinaria, e leggiamo dalla lettura di oggi ancora una volta ciò che gli dice al Signore: Signore, se vuoi puoi purificarmi. Carissimi fratelli e sorelle, qui in questa lettura che ci offre oggi la liturgia, vediamo che il lebbroso riconosce in Gesù non solo un guaritore, ma qualcuno che ha il potere di cambiare radicalmente la sua condizione. È bello vedere in questa lettura come Gesù è mosso da compassione e fa un gesto che sfida ogni convenzione. In quel tocco c'è tutto l'amore di Dio che si abbassa fino alle nostre ferite per sanarci. E qui vediamo Gesù che dice: lo voglio sì purificato, e immediatamente la lebbra scompare. Un episodio analogo l'abbiamo visto fare al serafico padre San Francesco d'Assisi, quando nella città di Assisi abbraccia e bacia un lebbroso.
Questo sfida ogni convenzione, questo sfida ogni regola di quel tempo, ma i veri uomini di Dio non ascoltano ciò che dice il mondo, ma ciò che dice Dio. E Dio ha donato al Serafico Padre San Francesco l'amore per tutti. Ecco qui, fratelli e sorelle, noi tutti dobbiamo imitare Gesù, proprio come San Francesco d'Assisi, affinché possiamo toccare le ferite dei nostri fratelli e possiamo sentire con loro la sofferenza che ci sana e ci libera e soprattutto ci dona nuova vita, perché nella sofferenza si riconosce l'amore. Carissimi fratelli e sorelle, questo gesto di Gesù va oltre la guarigione fisica. Toccando il lebbroso, Gesù sfonda le barriere che separano l'uomo da Dio e lo reintegra nella comunità. Questo è un segno tangibile della salvezza portata da Cristo. Non solo ci guarisce dal peccato, ma ci restituisce la dignità di figli di Dio e ci reinserisce nella famiglia umana. Fratelli e sorelle, in questa lettura c'è un altro messaggio profondo per noi oggi. Quante volte ci sentiamo come quel lebbroso, lontani da Dio, dagli altri e persino da noi stessi. Eppure Gesù oggi dice anche a noi: lo voglio, sii purificato. Vedete, non importa quanto ci sentiamo indegni o impuri, la misericordia di Dio è sempre più grande delle nostre fragilità. E tutti noi oggi siamo chiamati anche a notare l'umiltà di Gesù che dopo il miracolo si ritira a pregare. Noi tutti dobbiamo imitare Cristo, proprio come il Serafico Padre San Francesco, come i suoi discepoli. Siamo chiamati a momenti di silenzio e di preghiera per restare in comunione con il Padre e ricevere la forza per la nostra missione. Carissimi fratelli e sorelle, la parola di Dio di oggi ci invita a riscoprire due grandi verità: la fede e la nostra vittoria. Infatti, credere in Gesù Cristo significa avere la certezza che Dio è con noi sempre e che il suo amore vince ogni paura, ogni peccato, ogni difficoltà. Poi ci insegna anche che Gesù guarisce e restituisce dignità. Come ha fatto toccando il lebbroso, Gesù vuole toccare anche noi, le nostre ferite, i nostri dolori, per donarci una nuova vita, una nuova speranza, un nuovo amore. Carissimi fratelli e sorelle, concludo questa mia riflessione di oggi mentre rivolgiamo la nostra supplica al Bambino Gesù di Praga, mettendo nelle mani di Gesù le nostre fragilità, le nostre paure, le nostre preghiere. Come il lebbroso del Vangelo, diciamo a Gesù con fede: Signore, se vuoi puoi purificarmi, e lasciamo che il suo amore trasformi la nostra vita, rendendoci strumenti di misericordia e di speranza per gli altri. Vi ricordo, fratelli e sorelle, che oggi a mezzogiorno reciteremo insieme la supplica al Bambino Gesù di Praga. Quindi vi aspetto per recitarla insieme e chiedere misericordia a Gesù, chiedere amore, chiedere gioia, speranza e soprattutto chiedere la pace nel mondo. Adesso, fratelli e sorelle, preghiamo tutti insieme le preghiere del mattino di oggi, 11 gennaio 2025, giorno della supplica al Bambino Gesù di Praga.
L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore, si compie in me la tua parola. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Per i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio, l'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata, fa che siano tutte secondo la tua santa volontà e per la maggior gloria di Dio. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle ammalati e ricoverati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle carcerati e senza tetto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Atto di fede. Mio Dio, perché sei verità infallibile, credo fermamente in tutto quello che tu hai rivelato e la Santa Chiesa ci propone a credere, ed espressamente credo in te, unico vero Dio, in tre persone uguali e distinte, Padre, Figlio e Spirito Santo, e credo in Gesù Cristo, Figlio di Dio, incarnato e morto per noi, il quale darà a ciascuno, secondo i meriti, il premio o la pena eterna. Conforme a questa fede voglio sempre vivere. Signore, accresci la mia fede. Per tutti i fratelli e sorelle poveri e senza lavoro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Atto di speranza. Mio Dio, spero dalla tua bontà, per le tue promesse e per i meriti di Gesù Cristo nostro Salvatore, la vita eterna e le grazie necessarie per meritarla con le buone opere che io debbo fare e voglio fare. Signore, che io possa goderti in eterno. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle benefattori e collaboratori. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Atto di carità. Mio Dio, ti amo con tutto il cuore sopra ad ogni cosa, perché sei bene infinito e nostra eterna felicità, e per amore tuo amo il prossimo come me stesso, e perdono le offese ricevute. Signore, che io ti ami sempre più. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle anziani e nelle case di riposo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Fratelli e sorelle, chiediamo al Signore perdono per tutti i nostri peccati e chiediamolo con un atto di dolore. Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi, e molto più perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra ad ogni cosa. Propongo con il tuo santo aiuto di non offenderti mai più e di fuggire le occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami. Per tutti i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio, specialmente quelle più sole, disperse, abbandonate e consacrate, e per quelle che non prega mai nessuno. Eterno Padre, per la tua infinita bontà, accogli nel tuo regno i nostri cari defunti, non imputare loro nessuna colpa commessa a causa della loro fragilità umana. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. Preghiamo per tutti i bambini e i giovani del mondo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Carissimi fratelli e sorelle, vi do la santa benedizione. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, vi benedica Dio Padre Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buona e santa giornata a tutti, fratelli e sorelle. Dio vi benedica sempre. Pace e bene, Ave Maria. Francesco, uomo povero e umile dal cuore puro, hai scelto il cielo come casa, abbandonando ogni ricchezza. Con passi lenti hai seminato l'amore vero tra le strade, hai accolto il mondo nelle braccia,
portando pace e gioia. Francesco guida dolce e forte, uomo della pace e della gioia, ci insegna a vivere nel dono come fratelli, con le mani in preghiera. Cantiamo insieme a te la vita, un inno d'amore, un inno di pace. Francesco, nostra speranza e via, ci porti al cuore di Dio. Il vento dolce del mattino lo davi il sole, il creato intero, nell'umiltà di ogni creatura vedesti il volto del Signore e col tuo canto hai dato voce alla bellezza della vita, ricordandoci che tutto è dono, che tutto viene da Lui. Francesco guida dolce e forte, uomo della pace e della gioia, ci insegna a vivere nel dono come fratelli, con le mani in preghiera. Cantiamo insieme a te la vita, un inno d'amore, un inno di pace. Francesco, nostra speranza e via, ci porti al cuore di Dio. Insegnaci, Francesco, la via del perdono, ad amare senza misura, ad abbracciare ogni fratello ferito come te. Vogliamo essere luce, riflesso di Cristo nel mondo. Francesco guida dolce e forte, uomo della pace e della gioia, ci insegni a vivere nel dono come fratelli, con le mani in preghiera. Cantiamo insieme a te la vita, un inno d'amore, un inno di luce. Francesco, nostra speranza e via, ci porti al cuore di Dio. Pensiero di Padre Pio di oggi. Amare significa donarsi. Dio si è dato a noi, ci ha dato tutto, il suo Figlio e se stesso nel Santissimo Sacramento dell'altare. San Pio da Pietrelcina prega per noi e per il mondo intero. Buona e santa giornata a tutti voi, fratelli e sorelle, siate sempre guidati e protetti dall'intercessione di Padre Pio. Pace e bene, Ave Maria. Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, nel brano del Vangelo di oggi è riportato un miracolo di Gesù. Gesù guarisce un lebbroso ed è il lebbroso che domanda questa grazia facendo uno stupendo atto di fede. Se tu vuoi, puoi purificarmi. E Gesù risponde: lo voglio, sii purificato. Il lebbroso non dice purificami, ma se vuoi puoi purificarmi, rimettendosi completamente alla volontà di Gesù.
La fede del lebbroso si incontrò con l'onnipotenza di Gesù e ci fu il miracolo. E così sarà anche per noi. Dobbiamo credere che Gesù è onnipotente e dobbiamo rimetterci completamente alla sua volontà. Lui sa molto meglio di noi quello che è per il nostro bene. La compassione di Gesù ci anima a supplicarlo con fiducia e a ripetere con il lebbroso del Vangelo: Signore, se vuoi, puoi purificarmi. L'incontro del lebbroso con Gesù pone a confronto la miseria umana con la potenza divina, la totale fiducia con la totale misericordia. Ognuno di noi ha una lebbra spirituale da cui guarire. Siamo tutti pieni di difetti e pecchiamo continuamente. Ebbene, andiamo da Gesù vivo e vero, presente nel Santissimo Sacramento dell'altare, e nella devota adorazione domandiamo a Gesù che ci guarisca interiormente. È proprio durante l'adorazione eucaristica che avvengono questi che sono i miracoli più grandi, quelli che avvengono dentro di noi, nel nostro cuore, che, come dice la Scrittura, è difficilmente guaribile. Soltanto Lui può operare questo miracolo. Sarà proprio durante l'adorazione eucaristica assidua che noi veniamo liberati dai nostri vizi e noi troveremo la forza per opporci al peccato. Vi è poi un particolare che colpisce, il desiderio di Gesù di rimanere nascosto, al punto che dice: guarda di non dir niente a nessuno. Probabilmente ciò era dovuto al pericolo delle distorte attese della gente che pretendeva un Messia a proprio uso e consumo. Comunque questo particolare insegna ai nostri cuori l'amore per l'umiltà e il nascondimento e ci insegna a tenere in qualche modo nascosto il bene che facciamo, in modo che sia soltanto il Padre Celeste a notarlo e a ricompensarlo nell'ultimo giorno. Vi è un altro particolare molto importante. Una volta che il lebbroso fu purificato, Gesù gli dice di andare a presentarsi dal sacerdote come era prescritto dalla legge. Per quale motivo? Per il semplice motivo che i lebbrosi erano relegati ai margini della società e in caso di guarigione dovevano presentarsi dal sacerdote, il quale, accertata questa guarigione, riammetteva quella persona nella vita sociale. Facciamo un'applicazione per la nostra vita cristiana. Anche noi tante volte siamo lebbrosi nell'anima. La lebbra dell'anima è il peccato. Se noi ci pentiamo di vero cuore, Gesù ci guarisce, ma comunque, per quanto pentiti, Gesù ci dice: va a presentarti dal sacerdote, ovvero ricevi il mio perdono attraverso il sacramento della confessione, confessando i tuoi peccati al sacerdote. Soltanto dopo potremo ricevere la comunione eucaristica. È molto importante l'assoluzione sacramentale. La Chiesa ribadisce questa necessità insegnando nel Catechismo che se un cristiano è consapevole di peccato grave, anche se molto pentito, prima di ricevere la comunione deve accostarsi al sacramento della confessione. Il brano del Vangelo si conclude in modo inaspettato. La gente cercava Gesù, molti lo volevano ascoltare, c'erano molti malati da guarire, ma egli si ritirò in disparte per pregare in solitudine. Questo particolare è di grande importanza e ci insegna che, per quanto vi sia da far del bene, la cosa più importante è comunque la preghiera. Il bene deve essere fatto, ma al di sopra di tutto c'è il nostro rapporto con Dio e il dialogo con Lui. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E per intercessione della Beata Vergine Maria di San Giuseppe, vi benedica, vi custodisca il Signore Onnipotente e vi liberi da ogni male. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Siano lodati Gesù, Giuseppe e Maria.
L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ecco l'ancella del Signore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. E il Verbo si è fatto carne. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Trinità d'amore. Manda il tuo Spirito, Signore. O Dio, che con il dono dello Spirito Santo guidi i credenti alla piena luce della verità, donaci di gustare nel tuo Spirito la vera sapienza e di godere sempre del suo conforto, per Cristo nostro Signore. Gesù, Giuseppe e Maria.
Ricordatevi dei vostri capi, i quali vi hanno annunziato la parola di Dio. Considerando attentamente l'esito del loro tenore di vita, imitatene la fede. Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e sempre. Non lasciatevi sviare da dottrine varie e peregrine.
pastore che ha dato la vita per le sue pecorelle, innalziamo con fiducia la nostra preghiera. Cristo, che nel santo pastore Paolino di Aquileia ci hai dato un'immagine viva del tuo amore misericordioso, fa che sperimentiamo in coloro che ci guidano la dolcezza della tua carità. Tu che nei tuoi vicari continui a svolgere la missione di maestro e di pastore, non cessare mai di governarci tu stesso nella persona dei tuoi ministri. Tu che nei santi pastori, posti al servizio del tuo popolo, ti sei fatto medico delle anime e dei corpi, fa che non venga mai meno la tua presenza mediante ministri santi e santificatori. Tu che hai animato i fedeli con la sapienza e la carità dei santi, fa che i predicatori del Vangelo ci aiutino a conoscerti e ad amarti come vuoi tu. Padre nostro, che sei Padre, che hai scelto per il tuo popolo il Vescovo San Paolino come ministro di salvezza eterna, ti preghiamo. Fa che perseveriamo nella fede e nell'amore per avere parte con Lui alla tua gloria. Per Cristo nostro Signore. Il Signore ci benedica, doni al mondo pace e salvezza.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del nostro Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo siano con tutte voi. Celebriamo oggi la memoria di San Paolino d'Aquileia, vescovo. E all'inizio di questa nostra celebrazione, umilmente, riconoscendo i nostri peccati, invochiamo la misericordia del Signore. Pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. O Padre, che hai scelto per il tuo popolo il Vescovo San Paolino come ministro di salvezza eterna, ti preghiamo, per sua intercessione, fa che perseveriamo nella fede e nell'amore, per avere parte con Lui alla tua gloria. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Carissimi, chi è che vince il mondo se non chi crede che Gesù è figlio di Dio? Egli è colui che è venuto con acqua e sangue, Gesù Cristo, e non con l'acqua soltanto, ma con l'acqua e con il sangue. Ed è lo Spirito che dà testimonianza, perché lo Spirito è la verità. Poiché tre sono quelli che danno testimonianza, lo Spirito, l'acqua e il sangue, e questi tre sono concordi. Se accettiamo la testimonianza degli uomini, la testimonianza di Dio è superiore, e questa è la testimonianza di Dio, che Egli ha dato riguardo al proprio Figlio. Chi crede nel Figlio di Dio ha questa testimonianza in sé. Chi non crede a Dio fa di lui un bugiardo, perché non crede alla testimonianza che Dio ha dato riguardo al proprio Figlio. La testimonianza è questa: Dio ci ha donato la vita eterna e questa vita è nel suo Figlio. Chi ha il Figlio ha la vita, chi non ha il Figlio di Dio non ha la vita. Questo vi ho scritto perché sappiate che possedete la vita eterna, voi che credete nel nome del Figlio di Dio. Parola di Dio. Celebra il Signore, Gerusalemme. Celebra il Signore, Gerusalemme, loda il tuo Dio, Sion, perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte, in mezzo a te ha benedetto i tuoi figli. Egli mette pace nei tuoi confini e ti sazia con fiore di frumento. Manda sulla terra il suo messaggio, la sua parola corre veloce. Annuncia a Giacobbe la sua parola, i suoi decreti e i suoi giudizi a Israele. Così non ha fatto con nessun'altra nazione, non ha fatto conoscere loro i suoi giudizi. Gesù annunciava il Vangelo del Regno e guariva ogni sorta di infermità nel popolo.
Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Un giorno, mentre Gesù si trovava in una città, ecco, un uomo coperto di lebbra lo vide, gli si gettò dinanzi pregandolo: Signore, se vuoi, puoi purificarmi. Gesù tese la mano e lo toccò dicendo: Lo voglio, sii purificato. E immediatamente la lebbra scomparve da lui. Gli ordinò di non dirlo a nessuno. Va invece a mostrarti al sacerdote e fa l'offerta per la tua purificazione, come Mosè ha prescritto, a testimonianza per loro. Di lui si parlava sempre di più e folle numerose venivano per ascoltarlo e farsi guarire dalle loro malattie. Ma egli si ritirava in luoghi deserti a pregare. Parola del Signore. Ecco, la prima lettura è abbastanza complessa nel linguaggio di Giovanni, però vediamo di tirar fuori un piccolo insegnamento per noi che ci sia da guida anche oggi. A me sembra che voglia dire, Apostolo, che dobbiamo essere noi testimoni veri del Signore Gesù, testimoniare la verità della nostra vita, che è la verità che Dio è presente nella nostra esistenza, una verità che è testimoniata da Gesù, senz'altro, ma si fa vera testimonianza solo attraverso la nostra carne, attraverso il nostro comportamento, attraverso i nostri pensieri, le nostre opere. Noi siamo testimoni di quello che crediamo, della vita stessa che è venuta, per citare anche ancora una volta San Giovanni, che è venuta in mezzo a noi, della luce che è venuta in mezzo a noi. Siamo noi che possiamo testimoniare e far sì che nel mondo risuoni questo bellissimo annuncio, l'annuncio della venuta del Signore, l'annuncio della salvezza. E lo facciamo molto semplicemente attraverso la nostra vita quotidiana. Già i nostri gesti di amore, di attenzione, sono testimonianza del nostro credere che ciò che conta è appunto l'amore di Dio, ciò che conta nella nostra vita è la sua presenza in mezzo a noi. E allora, confortati da tutto questo, ecco, impegniamoci anche oggi, nei nostri piccoli gesti quotidiani, a far sì che il Signore sia presente nella nostra vita e nella vita di quanti incontreremo. Lebbra la nostra ignoranza delle cose di Dio, lebbra i nostri istinti mal governati, i nostri peccati. Ci stringiamo quindi con umiltà a Cristo Salvatore come il malato del Vangelo e lo supplichiamo per la nostra guarigione e la nostra salvezza. Rivelaci il tuo amore, Signore. Rivelaci. Dall'eternità la vita passa dal Padre al Figlio e nel tempo la grazia fluisce dal Salvatore nei suoi redenti, perché nulla e nessuno ci distolga da Lui, unico nome sotto il cielo in cui possiamo sperare. Preghiamo. Rivelaci il tuo amore, Signore. Viviamo nel tempo, ma siamo in cammino verso l'eternità. Anzi, per mezzo della grazia santificante e dello Spirito Santo, già qualcosa di eterno è rinchiuso e pulsa dentro di noi. Perché la nostra condotta sia degna dell'altissimo traguardo al quale siamo candidati e attesi. Preghiamo. Rivelaci il tuo amore, Signore. Con santa ed entusiastica fierezza il salmista ha proclamato i favori e la benevolenza di Dio per il suo popolo, perché ci sentiamo in ogni momento creature amate dal Signore e peccatori da Lui perdonati. Preghiamo. Rivelaci il tuo amore, o Signore.
Ancora una volta ha fatto capolino nel Vangelo un binomio incessante. Gesù è ugualmente grande nel compiere miracoli e nel ricercare l'intimità col Padre suo, perché nei limiti delle nostre personali condizioni di vita sappiamo esercitare pietà e carità fraterna. Preghiamo. Rivelaci il tuo amore, Signore. Tutti i defunti che hanno conosciuto nell'Eucaristia un viatico per il pellegrinaggio terreno siano ammessi a partecipare alla gloria del Signore risorto. Preghiamo. Rivelaci il tuo amore, o Signore. O Gesù, che nel casto talamo della Vergine Maria ti sei congiunto come sposo alla nostra umanità, manifesta la tua potenza e diffondi la tua grazia sul mondo intero, perché tutti giungano alla conoscenza della verità e alla tua sequela, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Le offerte che ti presentiamo, Dio, nella memoria di San Paolino ci rendano a te graditi, affinché questo santo sacrificio ottenga a noi i doni della tua grazia, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta renderti grazie e innalzare a te l'inno di benedizione e di lode di Onnipotente ed Eterno. Sospinto dal soffio dello Spirito, il Santo Pastore Paolino ha portato alle genti l'annuncio del Vangelo e i sacramenti della salvezza. Per questo segno della tua bontà, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime cantiamo l'inno della tua gloria. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.
Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Carlo, presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, in particolare di Sergio e Luciana, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Paolino e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo, preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma riduci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. E donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Agnello di Dio. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
Preghiamo. Fortifica, Signore, la nostra fede con questo cibo di vita eterna, perché sull'esempio di San Paolino professiamo la verità in cui egli ha creduto e testimoniamo nelle opere l'insegnamento che ci ha trasmesso. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorificate Dio con la vostra vita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio.
Aggiornamento con il TG di 3B, partiamo come sempre dal satellite che ci mostra la discesa di aria molto fredda artico-marittima dal Mar di Norvegia, dalla Scandinavia, nel cuore dell'Europa. Nelle prossime ore si sgancerà un nucleo di aria fredda artica in direzione Mediterraneo. Sabato e domenica, difatti, maltempo invernale al centro-sud anche con neve abbondante in Appennino. Ecco l'aria fredda che giungerà a questo nucleo freddo nella giornata di sabato con le prime precipitazioni in giornata al centro-sud. Poi domenica brusco calo della quota neve per l'ingresso di temperature decisamente più basse a tutte le quote, con nevicate a quote collinari. Difatti abbiamo segnalato con questa grafica le precipitazioni sul medio Adriatico al sud domenica, ma le nevicate scenderanno anche fino a quote molto basse, 200-300 metri come sull'Appennino campano e poi anche la Lucania. Neve abbondante, neve attesa ad Avellino, Campobasso e Potenza, esempio queste città. Comunque insomma molte zone dell'entroterra vedranno precipitazioni nevose nella giornata di domenica. Il nord totalmente saltato, sarà un weekend di cielo sereno poco nuvoloso. Anche il vento protagonista, domenica forte grecale con mareggiate sulle coste esposte, nord Sicilia, est Sardegna e versante Adriatico, raffiche di 80 km/h. Ulteriori dettagli e approfondimenti per i prossimi giorni scaricando l'app gratuita di 3B Meteo. Ben ritrovati dalla redazione. Un uomo di 75 anni, perdendo l'equilibrio nel tardo pomeriggio di ieri, finito sotto la ruota posteriore di un autobus, rischia di perdere il braccio. Ieri sera è stato sottoposto a un delicato intervento in sala all'ospedale di Catinara. Ortopedici e chirurghi vascolari hanno tentato il tutto e per tutto per salvargli l'arto. Su questo non ci sono dubbi. Piazza della Transalpina a Gorizia sta prendendo forma con una nuova pavimentazione in pietra al posto del grigio e triste asfalto attorno al mosaico centrale. Si sta lavorando a ritmo intenso e a colpi di riunioni per definire la scaletta e gli autorevoli ospiti, perché l'inaugurazione della capitale europea della cultura l'8 febbraio dovrà essere un evento memorabile, una festa di popolo, sottolineano il sindaco Rodolfo Ziberna, l'assessore comunale a Go 2025 Patrizia Artico e la direttrice del GetGo Romina Cozzina. La certezza è che i due presidenti della Repubblica ci saranno. Sergio Mattarella e Natasha Pirc-Musar hanno dato la loro disponibilità ad essere presenti. Aumenta la sicurezza nel rione di Valmaura, Giarizzole, Costalunga, con l'installazione di 16 telecamere di videosorveglianza. Il progetto è stato presentato in municipio dagli assessori Sandra Savino e Caterina De Gavardo.
dal comando della Polizia Locale, Walter Milocchi, dal direttore del Dipartimento Innovazione e Servizi al Cittadino, Lorenzo Bandelli, e quello all'innovazione digitale, Giannina Ceschin. Il Comune di Trieste prosegue con l'attività di potenziamento del sistema di videosorveglianza cittadina, volta a garantire maggiore sicurezza alla città e ai suoi abitanti, ha spiegato De Gavardo. E ancora da Trieste, in città ci sono 1520 alloggi per turisti che secondo la normativa prevista risultano fuori legge, e se gli accertamenti in corso dovessero colpirli, ecco che la sanzione complessiva sarebbe almeno di 1.200.000 euro, è quanto emerge dai dati diffusi dal Ministero del Turismo nella giornata di ieri. L'irregolarità è da ricercarsi nell'applicazione del nuovo decreto che obbliga qualsiasi unità immobiliare destinata ad usi turistici di dotarsi del codice identificativo nazionale, di specifici dispositivi di sicurezza e la presentazione all'amministrazione comunale della SCIA, la segnalazione di inizio attività. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche. Oggi cielo sereno sulla costa e sulle zone orientali della regione, bora moderata, localmente sostenuta a Trieste, verso sera, possibili gelate notturne sulla pianura. Temperature minime in pianura fra -1 e +2, sulla costa fra 3 e 6 gradi, le massime ovunque fra 7 e 10 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione, grazie per averci seguito, a più tardi. A partire da sabato i consumatori dell'Unione Europea non avranno più bisogno di un caricabatterie diverso per i loro smartphone, tablet, fotocamere, cuffie, console per videogiochi e altri dispositivi. Le porte di ricarica USB tipo C diventeranno lo standard per i dispositivi mobili in tutto il blocco. Nel 2022 il Parlamento europeo e gli Stati membri hanno votato a stragrande maggioranza a favore dell'eliminazione di metodi di ricarica alternativi. Questo significa che tutti i dispositivi elettronici portatili di piccole e medie dimensioni venduti nell'Unione dovranno essere compatibili con le porte USB di tipo C. In base alle norme europee i consumatori possono anche scegliere di non ricevere un nuovo caricabatterie con ogni dispositivo acquistato. I produttori di computer portatili dovranno sottostare alle stesse regole a partire dal 28 aprile 2026. La decisione riguarderà tutti i fornitori, ma soprattutto Apple, che inizialmente aveva contestato le regole, adducendo problemi di innovazione. Luego podemos ir por ahí, claro. Buonasera e benvenuti al TG. A Pola si è svolto un incontro dedicato al funzionamento del cementificio. Durante la riunione sono stati trattati diversi aspetti relativi alla gestione e all'attività della fabbrica, con un focus sulle problematiche ambientali e sui futuri sviluppi. Ecco un riassunto di quanto è stato discusso e delle principali conclusioni emerse nel corso dell'incontro. La conclusione della riunione è che la città richiederà al Ministero competente una modifica dell'autorizzazione ambientale per il funzionamento della fabbrica. Infatti da tempo gli abitanti dei consigli locali di Stoia e San Policarpo Sisplaz lamentano il funzionamento della fabbrica, accusandola di inquinare l'aria. Per questo motivo lo scorso anno è stato coinvolto l'Istituto di Sanità Pubblica della Regione Spalatino-Dalmata, che nel novembre dell'anno scorso ha effettuato la prima misurazione di 15 giorni della qualità dell'aria nel Consiglio locale di Stoia a Pola. In alcuni giorni sono stati registrati superamenti di determinati valori.
Alla riunione erano presenti rappresentanti della città, della fabbrica, della regione istriana, dell'Istituto di Sanità Pubblica, dei consigli locali vicini alla fabbrica, di Zelena Istra e Kovilka Askic, esperta di protezione ambientale e assessora regionale indipendente. Ecco le dichiarazioni di alcuni partecipanti all'incontro. Sta per partire una comunicazione dal Ministero per fissare un incontro con noi. Non hanno potuto essere presenti e chiederemo una modifica dell'autorizzazione ambientale nei limiti consentiti dalla legge. Vedremo cosa diranno i rappresentanti del Ministero. Questo mi sembra il primo passo concreto dopo tutti questi eventi. Cosa vi aspettate? Mi aspetto che le autorizzazioni ambientali vengano modificate e che siano in linea con il resto d'Europa. Non posso entrare nei dettagli numerici, non essendo io un esperto, ma dai dati emersi oggi si vede chiaramente che a Pola le unità di misura sono superiori rispetto al resto d'Europa. Il regolamento consente loro, essendo un impianto esistente e non rotativo, una soglia specifica di 1200 mg per metro cubo di particelle. I nuovi impianti invece hanno una soglia di 50, mentre tutte le altre fabbriche devono rispettare un limite di 400. Quindi loro possono emettere fino a 1200 senza alcun termine, ed è importante sottolinearlo, non c'è una scadenza entro la quale devono raggiungere i valori di 400 o 50. Hanno solo stabilito autonomamente un obiettivo di 36. Il responsabile della fabbrica afferma che le misurazioni effettuate a dicembre hanno mostrato che tutti i parametri erano al di sotto dei valori limite. Kalucem prevede, nel corso di quest'anno, di investire oltre 1 milione di euro in progetti di tutela ambientale e riduzione del rumore. Tra i principali progetti c'è quello di desolforazione, che abbiamo presentato dettagliatamente durante l'incontro al quale era presente il signor Vladimir, durante il quale abbiamo assunto in modo chiaro e deciso l'impegno di installare un sistema di desolforazione nella fabbrica. Questo progetto è già in corso e sarà completato entro quest'anno. Inoltre stiamo portando avanti una serie di altri progetti minori legati alla protezione ambientale e alla riduzione del rumore. Infine torniamo alla misurazione commissionata dalla città di Pola. Per una valutazione precisa della qualità dell'aria nei pressi della fabbrica è necessario effettuare altre 3 misurazioni, ognuna della durata di 15 giorni. Anche quest'anno la Regione Istriana si conferma in prima linea nella promozione dell'istruzione e nella salvaguardia della lingua italiana. In collaborazione con la prestigiosa società Dante Alighieri di Roma e l'Agenzia per l'Educazione e la Formazione sono stati organizzati 2 corsi di formazione professionale dedicati agli insegnanti e ai docenti di lingua italiana. I corsi si sono svolti online nei mesi di aprile e dicembre, coinvolgendo ben 150 insegnanti delle scuole elementari e superiori di tutta l'Istria. 4 giorni intensi di workshop e webinar, durante i quali i partecipanti hanno approfondito le metodologie di insegnamento più innovative, con materiali disponibili anche sulla piattaforma EtaEdu. Quest'anno l'aggiornamento è stato fatto uno ad aprile, mentre l'altro è stato fatto a dicembre di quest'anno. Quest'ultimo aveva il titolo Insegnare attraverso il cinema, dove abbiamo proposto ai partecipanti 2 webinar, uno dal titolo Come un film, la lingua e i linguaggi per la padronanza del racconto audiovisivo, mentre l'altro era il cinema in classe, come rafforzare le competenze di base attraverso il linguaggio cinematografico e una didattica laboratoriale e partecipativa. Questi webinar sono stati fatti da docenti e professori di madrelingua italiana, e questo per la Regione è molto importante perché vogliamo innalzare la qualità della lingua italiana parlata in classe, insegnata ai nostri ragazzi. Per noi è fondamentale investire nei nostri insegnanti, perché sono loro a trasmettere la ricchezza della lingua italiana alle nuove generazioni. Continueremo a promuovere programmi di formazione come questo, mettendo al centro la modernizzazione dell'insegnamento e garantendo supporto costante ai docenti, sottolinea Batel. Quest'anno questi 2 aggiornamenti hanno visto la partecipazione di ben 150 docenti, il che ci fa veramente fieri e orgogliosi, perché significa che questi aggiornamenti sono importanti, che i nostri docenti ne fanno buon uso, che servono, e sono sicura che anche in un futuro avremo un'adesione così grande.
La Regione ha coperto interamente le spese di iscrizione, dimostrando ancora una volta quanto l'istruzione sia una priorità per lo sviluppo culturale e sociale del territorio. Un impegno che, come confermato, continuerà anche nei prossimi anni. Ieri a Pisino è stata annunciata la ristrutturazione e l'ampliamento dell'edificio scolastico del ginnasio e della scuola professionale Juraj Dobrila di Pisino. Durante la conferenza stampa, oltre al presidente della regione istriana Boris Miletic, sono intervenute assessore dell'assessorato all'istruzione, allo sport e alla cultura tecnica Patrizia Perzan e la direttrice del ginnasio e della scuola professionale Juraj Dobrila di Pisino Susana Poropat-Božac. All'inizio di questo mandato ho chiaramente indicato le 3 priorità principali: istruzione e sport, sanità e assistenza sociale. Questo progetto ne è un'ulteriore conferma e sono lieto che con esso assicuriamo maggiori spazi per il ginnasio e la scuola professionale qui a Pisino. In concreto si tratta di 9 nuove aule. Per 4 di esse abbiamo ottenuto circa 1.200.000 euro di fondi a fondo perduto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 2021-2026, mentre per le restanti 5 aule circa 1,5 milioni di euro saranno stanziati dal bilancio della Regione Istriana, ha dichiarato il presidente della Regione Istriana. L'assessore Patrizia Perzan ha sottolineato che l'anno scorso è stato caratterizzato da numerosi investimenti e che questo trend continuerà anche quest'anno. Ha poi approfondito il progetto relativo al ginnasio e alla scuola professionale di Pisino, spiegando che è stato necessario preparare tutta la documentazione richiesta e garantire i fondi per l'ampliamento. Secondo quanto dichiarato, si tratta dell'unica scuola superiore rimasta a lavorare su 2 turni. La documentazione progettuale prevede l'intervento di ristrutturazione dell'edificio scolastico, che consiste nell'ampliamento della parte meridionale dell'ingresso principale e nella costruzione di un'area tra il lato settentrionale del ginnasio e della scuola professionale Juraj Dobrila e il lato orientale della vicina scuola elementare Vladimir Nazor di Pisino. La direttrice Susana Poropat-Božac ha fatto riferimento alla storia della scuola, ricordando che sono passati 125 anni dalla fondazione della Regio Imperiale Ginnasio di Stato di Pisino, la prima scuola superiore croata in Istria. L'attuale ginnasio e scuola professionale Juraj Dobrila di Pisino è l'erede di questa prima scuola superiore croata in Istria. Il progetto ristrutturazione e ampliamento dell'edificio scolastico del ginnasio e della scuola professionale Juraj Dobrila di Pisino per aumentare la capacità del programma ginnasiale è stato presentato nell'agosto 2024 al bando costruzione, ristrutturazione e attrezzatura delle scuole superiori nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 2021-2026. La Regione Istriana, in qualità di fondatrice della scuola, è il richiedente del progetto, mentre la scuola è partner. Il progetto ha superato con successo tutte le fasi di verifica dell'ammissibilità e alla fine del 2024 è stata emessa la decisione di finanziamento. A breve è previsto anche la firma del contratto per l'assegnazione dei fondi a fondo perduto. TG Flash. Il presidente dell'Unione Italiana Maurizio Tremula ha visitato la Facoltà di Lettere e Filosofia di Pola, sottolineando l'importanza del dialogo e della cooperazione. Durante l'incontro si è parlato di progetti futuri per promuovere la lingua e la cultura italiana, sia accademicamente che nella comunità locale. Tremula ha anche visitato gli spazi ristrutturati della facoltà, esprimendo soddisfazione per la collaborazione tra l'Unione Italiana e il Dipartimento di Italianistica. A causa delle scorte ridotte di sangue, la Croce Rossa del Boiese invita tutti i cittadini di Cittanova che ne hanno la possibilità a donare il sangue e l'evento si terrà martedì 14 gennaio presso la palestra comunale dalle ore 9 del mattino alle 17. Perché donare il sangue? Una donazione può salvare fino a 3 vite. La donazione richiede solo circa 10 minuti, ma l'effetto dura per sempre. Il progetto di sensibilizzazione Balliamo con i nostri nonnini, promosso dalla Polizia di Stato istriana in collaborazione con la città di Pola e la regione istriana,
continua le attività volte ad aumentare la consapevolezza dei cittadini, in particolare degli anziani, per prevenire che diventino vittime di truffe. A causa dell'aumento significativo delle truffe, soprattutto quelle online, registrate in particolare nei confronti degli anziani, la Polizia della Regione Istriana ha deciso di dare attività con l'obiettivo di proteggere i cittadini più vulnerabili. Nell'ambito del progetto La Polizia dice Proteggiamo i nostri nonnini è stata organizzata una serata di ballo durante la quale i pensionati sono stati informati sulle tipologie di truffe e su come individuarle per poi evitarle. Ogni partecipante ha ricevuto un volantino informativo e durante la serata gli agenti di polizia in divisa hanno ballato con gli anziani e discusso dei loro problemi quotidiani. Sono fiero di essere qui con voi e di vedere quanto i fari interni, la polizia, quanto si attivano nella sicurezza delle persone anziane. A una persona anziana è facile diremmo in polesano a fregarla, ma proprio questo è il momento di prendere una svolta e non fare tutto da soli. Io sono anche della vostra età più o meno e so quante telefonate arrivano a casa, specialmente nell'ora di pranzo, l'ora di cena. Perciò non lasciamoci a coinvolgere in questi brutti lavori. Infatti le truffe agli anziani sono sempre più frequenti poiché spesso trascorrono molto tempo in casa e conservano denaro o oggetti preziosi. I truffatori, che possono essere uomini o donne, si presentano da soli o in coppia, spesso eleganti, cordiali e rassicuranti, con l'obiettivo di confondere. Possono fingere di essere inviati da un parente, conoscente, presentarsi in tutto da lavoro o in uniforme, offrire aiuto per strada con la scusa di accompagnare la vittima in banca o alla posta per raccogliere informazioni utili. Questo è l'identikit dei truffatori che prendono di mira sempre più spesso gli anziani. Ma torniamo alla nostra serata. Sebbene il principale obiettivo fosse l'educazione contro le truffe, anche la parte di intrattenimento della serata è stata presente. Il duo Magnolia ha intrattenuto i presenti con un programma di ballo di 3 ore, creando un'atmosfera allegra. Ed è tutto dal TG, grazie per l'attenzione, buona serata e buon fine settimana. Target, secondo obiettivo puntato su territori, natura, sapori e tradizioni dell'Istria croata.
cuore rosso cacao dal sapore mediterraneo, immerso nel mare Adriatico. In questa seconda puntata scendiamo lungo la costa occidentale istriana fino poco a nord del capoluogo, rappresentato dalla storica città di Pula, Pola. Arriviamo con il nostro camper a Fagiana, o Fasana, punto d'imbarco per le isole Brioni, parco nazionale proprio di fronte e che tratteremo in una prossima occasione. È una località più di altre legata al mare, un mare straordinariamente limpido e a quel che sa offrire. Il nome di Fagiana si accompagna anche a quello di un pesce spesso sottostimato, come la sardina. Incontriamo Danica Tomasic, della Barca Luna, che ci racconta moltissime cose interessanti sul pesce e sul mare. Un vero peccato non poterle riportare tutte nel poco tempo a disposizione. Pescatori che hanno fatto della loro attività anche un'attrazione turistica, con contenuti didattici e occasione di manifestazioni e incontri con il gusto. Fasana in tempo di ex Jugoslavia siamo stati chiusi per gli stranieri perché Parco Nazionale in quell'epoca era le isole residenziali del presidente Tito. Quindi in quell'epoca nessun straniero non poteva venire a Fasana e perciò Fasana è restata così piccola e abbiamo una grande tradizione della pesca. Tempo fa, ancora in tempo di austro-ungheresi e poi di italiani, avevamo anche la fabbrica della salatura delle sarde. Quindi avevamo anche le barche che andavano a pescare le sarde. Il nostro sviluppamento in turismo abbiamo basato sulla pesca, sulla nostra vera tradizione. Da quell'epoca abbiamo fatto una scuola di pesca, una piccola accademia dei pescatori che si chiama la Sarda. Invece adesso noi andiamo a tirare sulle nostre reti che abbiamo calato ieri sera. C'è una carta marittica che segna alta marea e bassa marea. Ah, ecco, sì, alla marea proprio. Sì, e le ore, quando che cambia. Sì, certo. Che vuole sempre calare le reti come che va la correntia. Sì. Non verso la correntia, come che va. Se va in giù, se cresci in su. Se no le reti si impiegano, vanno tutte in un monte, come che dico. Sì. E così quando che ti cali, come che va la correntia, così le reti si ben distirano. Questa è una tripla rete. Da fuori sono grandi maie, in centro sono piccole e dall'altra parte sono grandi maie, quindi 3 reti insieme. Queste piccole maglie sono più lunghe di quelle grandi, così fanno la sacca. Quando che pesce rientra dentro la sacca, pesce non ga retromarcia, lui deve girarsi e quando che si gira la maglia grande non gli permette di andare fuori. Questa è la rete per pesce che non ha le spine di fuori, come la seppia, come la soiola, pesce che è lissoso. Questo sarebbe la rete per i squali, basta che un squalo sia una rete, non è 3 reti insieme, basta che il squalo mette il naso dentro, tira la rete, indietro va in un'altra maia e poi lui si voltissa così. Questo è un piccolo tremolo, una specie di razza. Lui vive in sabbia e ha elettricità fino a 80 volt. Perché che serve? E come produce questa elettricità? Lui si nasconde in sabbia, non si muove tanto, quando che un altro pesce viene vicino, lui mola l'elettricità, quindi dà la scossa, il pesce si ferma e lui lo ingiotisce più facile. La seppia che caverò la bocca per mostrarvi che ha i denti come un uccello, come un pappagallo. È colore nero, ha volato, vede adesso come che la butta fuori al nero e la va indietro. Ecco, così. Questa è una soiola
Solfish. Come tutto il pesce che vive in sabbia, del sopra è marrone, del sotto è bianco. Questa è vera soiola, perché da tutte e due parti la è ruvida, se la vadi con la mano in su è ruvido e qua è ruvido. Invece quell'altra, questa è anche la sola, ma non è stessa, questa è ruvida e questa è lissosa. E quindi è una finta? No? No, questa è la soiola di bassa marea. Bassa marea? Sì, di non profondità. Invece questa è la vera soiola, queste sono rare, sono poche, invece quelle si pescano settembre fino a febbraio, tantissime. Ecco, questo è un scorfano, un pesce pericoloso che ha veleno e bisogna stare attenti come cavarlo fuori dalla rete. Tutte queste spine di sopra hanno veleno. Non morirete di questo veleno, però potete avere 6 grossi problemi, 6 grandi dolori e anche gli ossi possono infiammarsi e non va facilmente via, come l'artritis, le resta sempre. Da sotto ha anche le spine pericolose. È buonissimo per mangiare, solo bisogna stare attento delle spine. Quindi meglio di tutto, come che faccio io, stringere la testa, che lui verse la bocca, mettere il dito dentro, con le forbici tagliare via le spine e poi si gratta, si pulisce per mangiare. Noi diciamo qua scarpocci, perché se è una scarpena di sasso, veramente del fondale duro di bassa marea. Questa è una triglia, un barbon, fa parte delle triglie. La triglia è piccola e vive in sabbia, invece questo è della roccia. Di fronte alla marina di Fasciana c'è proprio il ristorante Marina, dove un bravo cuoco ci fa vedere da vicino uno dei modi più squisiti per preparare le protagoniste, le sardele. Sardine ripiene. Primo, queste sardine pulite. Quando è sardine pulite, togliere osso. Ok, togliere osso. Pancetta. Un po' di parmigiano. Un po' di finocchio. Prezzemolo. Caperi. Adesso mettiamo pane grattugiato e erbe cipolline e fare da pesto. Tempo per fare da questo pesto è 2 minuti. In questo pesto mettiamo olio di extravergine. Sì, mettiamo in una casseruola sopra olio extravergine di oliva. E mettiamo pesto sul filetto alla sardina e tocchiamo. Quando è finito, mettiamo cirio pomodorini, un po' di olio extravergine di oliva. Adesso mettiamo pane grattugiato. Quando questo lavoro è finito, mettiamo al forno da temperatura 180. Questo è piatto sardelle ripiene. Io consiglio vino secco Malvasia. Buon appetito. Ed ora godiamocela tutta la natura e lo splendido mare di questa parte dell'Istria meridionale, concedendoci il più totale relax.
conclusione di questo primo incontro con Fasana merita una visita al Bee Village nella località Val Bandon, in direzione Pola, un vero paradiso per i vacanzieri di tutti i generi, dai più attivi e sportivi a quelli più rilassati. Sempre impreziosito da un mare straordinario. Tripping over my words when I talk to you, stumbling down the street when I walk with you. I never know what you're about to say when you look into my eyes that way. 3 words is all I hear, I love you. Love you, love you, love you, loving you. Love you, love you, love you, loving you. Al prossimo Target in terra d'Istria. Non mancate! Il carciofo, ovvero una pianta erbacea succulenta che può raggiungere l'altezza anche di 1,5 metri, dalle cui gemme si sviluppano più fusti, che all'epoca della fioritura si sviluppano con una ramificazione del fusto, come in tutte le piante a rosetta, mentre lo stelo fiorale è robusto, cilindrico, carnoso e gustoso. Le foglie si presentano in uno spiccato polimorfismo anche nell'ambito della stessa pianta. Sono grandi con lamina intera nelle piante giovani e in quelle prossime ai capolini e più o meno incisa in quelle basali. La forma della lamina fogliare è influenzata anche dalla posizione della gemma, da cui si sviluppa la pianta. La superficie della lamina è verde lucida o verde grigiastra sulla parte superiore, mentre nella parte inferiore è verde cinerea. Le estremità fogliari possono essere spinose in alcune varietà. Per vedere la fioritura del carciofo, come abbiamo fatto noi in Istria, il periodo giusto è quello di giugno-luglio, con i fiori di forma sferoidale, conica o cilindrica e di 5-15 cm di diametro, con un ricettacolo carnoso e concavo nella parte superiore. Sul ricettacolo sono inseriti i fiori, tutti con corolla tubolosa e azzurro-violacea, e il callice utile alla dispersione degli acheni tramite il vento, disseminazione anemocra. Nel capolino immaturo l'infiorescenza vera e propria è protetta da una serie di bratte involucrali. I fiori e setole sono ridotti a una corta peluria che si sviluppa con il procedere della fioritura. In piena fioritura le bratte divergono e lasciano emergere i fiori. La parte edule del carciofo è rappresentata dalla base del ricettacolo, quest'ultimo comunemente chiamato cuore. Come si vede dalle immagini catturate nell'azienda agricola dei Visintin a Torre, poco lontano da Parenzo, dove Liliana, il marito Aldo e il figlio Davor hanno la loro azienda agricola, dove coltivano i carciofi per il commercio, ma anche per poter ammirare in quel periodo le variazioni dei colori che sono di numerose intensità, a conferma che il frutto è un achenio, spesso chiamato erroneamente seme, allungato e di sezione quadrangolare, provvisto di pappo.
Il colore varia dal marrone, più o meno scuro, al grigio, con marmorizzazioni, a conferma che la natura, nelle sue molteplici evoluzioni, è in grado di sbizzarrirsi in forme e colorazioni più o meno accentuate, da ammirare nei pochi giorni di fioritura annuale nelle 1000 sfumature di colore. Cannoni sulle mura e le bombe del castello e Momiano così bello lo vogliamo sempre amare. I cannoni sulle mura e le bombe del castello e Momiano così bello lo vogliamo sempre amare. Dammi la mano Teresina, dammi la mano che ti amo, sotto il castello di Momiano spero di ritornare, spero di ritornare. Fiore fiorisce, fiorisce il fiore, fiore fiorisce, fiorisce il fiore, fiore fiorisce, fiore fiorisce, fiore 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 fiorisce il fiore, fiore fiorisce il fiorisce il Un briglia che lungo il corrido va scorrendo sul placido mar, a te manda un festevole grido, con amico sul far. Vuoi smeraldi che bimbi olivetti, sono i figli a lontano stranier, sono sempre più dolci vignetti, nuova fonte di vita e piacer. Delle muse, il sorriso, il sapere, e colto il dolor, sì dolor. Ai tuoi figli che brilla sul viso, l'amistade che viene
sorriso, sorriso, il sapere recolto il dolor, sì dolor. Ai tuoi figli che brilla sul viso, l'amistade che viene dal cor. Ombristia che lungo il tuo nido va scorrendo sul placido mar, a te manda un festevole grido, con amico sul far. Vuoi smeraldi, ti bimbi, olivetti, sono i figli a lontano stranier, sono sempre più dolci vignetti, nuova fonte di vita e piacer. Delle muse, il sorriso, sorriso, il sapere, recolto il dolor, sì dolor. Ai tuoi figli che brilla sul viso, l'amistade che viene dal cor. L'amistade che viene dal cor. Delle muse, il sorriso, sorriso, il sapere, recolto il dolor, sì dolor. Ai tuoi figli che brilla sul viso, l'amistade che viene dal cor. Io mi domandi perché che il mondo al giro è così, sempre dove lavora, dove fastidi sbagliare. Io mi domandi perché che chi nessuno riplui si può curare ogni male con un sorriso verticale. Oh, frice, pagliaf sempre la frice, ho pensato mia frice, sempre dome frice, pagliaf e dome frice, pagliaf sempre la frice, ho pensato mia frice, sempre dome frice, oh e dome che pagliaf frice. Io mi domandi perché che il mondo al giro è così, anche se tu sdi di no, scugni sempre di sì. Io mi domandi perché
che chi ne sul mare ploi si può curare ogni mal con un sorriso verticale. Oh oh oh, frice, pagliam sempre la frice, o pensiero me frice, sempre nome frice, pagliam fai nome frice, pagliam sempre la frice, o pensiero me frice, sempre nome frice, poi nome che pagliam frice. Pagliam sempre la frice, o pensi dome a frice, sempre dome frice, pagliam fai dome frice, pagliam sempre la frice, o pensi dome a frice, sempre dome frice, poi dome che pagliam frice. Ho saputo di un paese minuscolo dove alcune signore ancora fanno un liquore che chiamano Amarcular Cinch. Per scoprire qualcosa di più a riguardo devo andare in Carnia, a Ligosullo. È il paese più piccolo della Carnia e conta solo 120 abitanti. Fino al 1914 era isolato. Lo collegava alla vallata soltanto una ripida mulattiera, oggi trasformata per fortuna in una comoda strada. Nel 1750 i conti di Colloredo, che ne erano proprietari, lo lasciarono in eredità alle 97 famiglie di agricoltori e pastori che ci vivevano. Ecco perché qui ognuno ha il suo piccolo pezzo di terra che continua a coltivare. È un posto incantevole, a cominciare dalla gente. Qui ovviamente si conoscono tutti. Il minuscolo bar del paese è anche l'unico negozio di alimentari, ma al passo con i tempi. C'è un internet point. L'accoglienza è davvero incredibile. Tutti ci salutano, tutti ci invitano, chi a vedere quello, chi questo. E allora iniziamo subito con una bella scalinata che ci porta alla chiesa di San Nicola, che per avere quasi 400 anni, li porta bene. L'interno mi stupisce, è molto accogliente. L'altare ligneo mi suscita una grande emozione. Le decorazioni sono tutte in oro zecchino. Cerco l'acquasantiera del 1500 che mi hanno segnalato, ma vedendola mi sorge un dubbio. Che strano, è troppo ben lavorata per essere del XVI secolo. Allora la signora che ci accompagna ci dà una notizia interessante. Sembra che nel campanile il prete precedente avesse trovato una vecchia pietra e lui era convinto fosse una pila dell'acqua santa. E forse aveva ragione. Abbiamo fatto uno scoop? Chissà!
Un'altra cosa che non trovi mai nei libri sono le peculiarità di un paese come questa casa luccicante, ricoperta con grande perizia da migliaia di pezzettini di vetro. E chi ci abita se non un artista? Figuratevi se mi lascio scappare l'occasione e vado a trovare Giovanni Morocutti, uomo di poche parole ma dal talento formidabile. La sua casa è una galleria d'arte con sculture in legno deliziose. Questa la porterai volentieri a casa mia. Con sorpresa mi dice che lui conosce la pianta con cui veniva fatto l'amarco Larsinch, ce l'ha nell'orto. Ma perché ora questo liquore non si trova facilmente? Perché se non usata bene, la pianta può essere pericolosa. In passato il suo infuso veniva usato dalle donne che volevano abortire. Larsinch in italiano si traduce in assenzio. Ora ho capito, ma non era la bevanda preferita dei poeti maledetti. A Ligosullo esiste un castello. A costruirlo fu un certo Leonardo di Corrado de Kraiger nel 1488. Una vecchia leggenda dice che se qui tutti si chiamano Kraigero di cognome, la colpa è sua, insomma, colpa delle sue straordinarie doti amatorie. È più probabile la versione secondo cui il nobile aveva a seguito dei soldati che la gente chiamava Kraigers, come a dire gli scagnozzi di Kraigero. Le guerre hanno distrutto il castello di Valdayer e tutto ciò che rimane ora è un palazzone quasi anonimo, convertito in hotel. Che peccato, era così bello una volta. Tornando alla storia dei Kraigero, visto che la montagna non offriva molte opportunità, fino al 1600 emigrarono in giro per il mondo, come Jakob Nikolaus Kraiger, poeta e scrittore che lavorò con Schubert. Giuseppina Kraiger-Porges, una delle maggiori poetesse carinziane del fine Ottocento. Sergio Kraiger, vicepresidente della ex Jugoslavia con Tito. E George Kraiger, direttore della compagnia Pan American. I Kraiger di Slovenia si riuniscono vicino Postumia per celebrare la Kraigerata, cioè la festa dedicata a ricordare le comuni origini. Un salto a Mursalis per conoscere l'unica frazione del comune e poi in macchina saliamo in alto, ma parecchio in alto. C'è un lago alpino da visitare. Si sta rimpicciolendo di anno in anno a causa del surriscaldamento globale, anche se quassù fa piuttosto freddo. C'è pure la neve e l'autunno è appena iniziato. Questa è una delle poche zone in Friuli costituita da rocce vulcaniche. Hanno un colore strano che va dal verde al grigio scuro. Il panorama è da mozzare il fiato. Si vede tutta la regione. Qualcuno sostiene che ad occhio nudo, soprattutto nelle giornate dopo un bel temporale, riesce a distinguere le gru del cantiere di Monfalcone. Da quassù mi sembra di avere il mondo a portata di mano. Brrr, ma che freddo! Ci vorrebbe qualcosa per scaldarsi. E in montagna che si fa in questi casi? Si scende per un grappino. Indovinate cosa riesco a trovare?
Ma la Marcular Cinch? Tranquilli, un bicchierino non fa male e poi predispone al piatto forte della giornata, gli gnocchi. Solo a Ligosullo si preparano con le patate crude. La preparazione è semplice. Si grattugiano le patate, si mette solo un po' di farina e non si usa l'uovo come nei tradizionali gnocchi e si fanno bollire qualche minuto in più. Poi li condite come vi pare, con ciccioli di lardo e ricotta affumicato o con un buon ragù. Lascio a malincuore Ligosullo, ma grazie ad internet potrò sempre vederlo in tempo reale grazie a quella webcam posizionata dai meteorologi per controllare il tempo che fa. Anche se non è la stessa cosa, ma tanto ci ritornerò ed il prima possibile, promesso. Pace e bene, cari amici e amiche, ci ritroviamo insieme per la preghiera di mezzogiorno. Lascio un istante di silenzio in cui portiamo il silenzio dentro di noi per prepararci alla preghiera. Facciamo insieme il segno della croce nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Glorioso e potente Signore, che alterni i ritmi del tempo, irradi di luce il mattino e accendi di fuochi il meriggio. Tu placa le tristi contese, estingui la fiamma dell'ira, infondi vigore alle membra, ai cuori concedi la pace. Sia gloria al Padre ed al Figlio, sia onore al Santo Spirito, all'unico e trino Signore sia lode nei secoli eterni. Amen. Preghiamo l'Angelus. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore. Si compia in me la tua parola. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo di Dio si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione di tuo Figlio. Per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiamo insieme come Gesù ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Invocazione allo Spirito Santo. Vieni, o Spirito, Creatore, visita le nostre menti, riempi della tua grazia i cuori che hai creato. O dolce Consolatore, dono del Padre Altissimo, acqua viva, fuoco, amore, santo crisma dell'anima, dito della mano di Dio, promesso dal Salvatore, irradia i tuoi 7 doni, suscita in noi la parola, sii luce all'intelletto, fiamma ardente nel cuore, sana le nostre ferite con il balsamo del tuo amore. Difendici dal nemico, reca in dono la pace, la tua guida invincibile ci preservi dal male. Luce d'eterna sapienza, svelaci il grande mistero di Dio Padre e del Figlio, uniti in un solo amore. Amen. Preghiamo. Esaudisci, o Dio instancabile amore, i desideri della tua Chiesa in preghiera. Proteggila, confortala adesso con i doni della tua provvidenza e preparale in cielo il tesoro dell'eternità beata. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Ti auguro un buon pomeriggio e un buon proseguimento della tua giornata. Il Signore ti custodisca nella pace. Ciao ciao e abbi cura di te. La gola, tra i vizi capitali, è il desiderio disordinato di soddisfare il piacere del cibo e della bevanda, elevandoli a fini in se stessi piuttosto che mezzi per sostenere il corpo e la vita spirituale. Questo vizio non si limita alla mera quantità di cibo consumato, ma abbraccia anche l'attitudine egoistica e smodata verso il nutrimento, che può manifestarsi in eccessi, capricci o una ricerca ossessiva di raffinatezza e piacere sensoriale. La gola diventa un peccato quando il desiderio di cibo o bevanda sovrasta la temperanza, portando alla perdita del controllo e al disprezzo della moderazione. Allontana da Dio, trasformando ciò che è necessario e buono in un idolo, oscurando la gratitudine verso il Creatore. Ignora il prossimo, generando sprechi, mancanza di condivisione o indifferenza verso chi soffre la fame. San Tommaso d'Aquino
distingue vari modi in cui il vizio della gola si manifesta: mangiare troppo velocemente, con avidità, oltre misura, con desiderio eccessivo di raffinatezza o senza rispetto per le circostanze. In ciascuno di questi casi l'ordinato rapporto con il cibo è corrotto. La gola non riguarda solo il corpo, ma ha profonde implicazioni spirituali. Ostruisce la virtù. La sovrabbondanza nel mangiare e bere rende il cuore pesante, riducendo la capacità di vigilanza e preghiera. Genera altri peccati, spesso è radice di pigrizia, mancanza di carità e altre inclinazioni viziose. Spegne la gratitudine. L'abitudine al consumo smodato può rendere il cuore insensibile alla generosità di Dio e ai bisogni degli altri. Contro la gola si erge la virtù della temperanza, che regola il desiderio del piacere sensibile e lo orienta al bene. La temperanza insegna ad apprezzare il cibo come dono senza farne un idolo, praticare il digiuno e la moderazione come atti di purificazione e solidarietà, coltivare la gratitudine, riconoscendo il cibo come mezzo per vivere e servire il prossimo. Il cibo è essenziale e buono, un segno tangibile della cura di Dio per l'umanità. Tuttavia, quando diventa un fine esclusivo, distoglie dal vero nutrimento dell'anima, l'amore divino. Come ricorda Sant'Agostino, il nostro cuore è inquieto finché non riposa in te. Liberarsi dal vizio della gola significa riordinare il desiderio, trovare gioia nel cibo come dono e nutrire non solo il corpo, ma anche lo spirito, aprendosi a Dio e al prossimo. Siamo all'interno del santuario dedicato a Suor Giuseppina Bakhita, la santa di Schio. È molto emozionante raccontare la sua storia in pochissime parole, perché in realtà anche la Chiesa merita tanto. Gli scledensi la chiamano affettuosamente da sempre Madre Moretta, perché infatti lei veniva dal Sudan, è morta nel 1947 e all'inizio faceva parte di un istituto della carità e poi è entrata a far parte delle Canossiane. Difatti questa a Schio è detta anche la Chiesa delle Canossiane, perché c'è una scuola molto importante e tutta questa storia nacque da una scuola per bambini. Questa piccola chiesa neoclassica è stata progettata da Bartolomeo Folladore ed ha una struttura interessante perché è pianta centrale come il Pantheon di Roma, ma anche come tante meravigliose opere d'arte di Palladio, che non a caso siamo sul suo territorio. Però quello che si sente subito è l'atmosfera avvolgente e rasserenante di questo piccolo santuario, un piccolo gioiello a Schio, arricchito anche dalla presenza delle spoglie di Madre Giuseppina Bakhita, che tra l'altro sono proprio raffigurate molto belle, con un calco prezioso di una scultura. La chiesa che vediamo oggi fu cominciata nel 1853 e finita nel 1901, tantissimi anni, ma l'hanno fatta bene. Anche alcuni artisti hanno partecipato, importanti, come per esempio Romano Cremasco, che è autore della bellissima Pietà, di tipo quasi un po' asburgico, austro-ungarico, perché il Cristo stava tagliato. E poi ci sono le Vie Crucis di Guido Cremasco, da vedere sono anche i 4 elementi monocromi di Giuseppe Mincato dedicati alle storie della Sacra Famiglia. Con Madre Bakhita conosciamo anche un pezzettino di storia, perché la sua vita è una storia straordinaria. Qui si può conoscere bene attraverso le fotografie, ma anche l'esposizione permanente. E comunque è clamoroso, oggi non potremmo mai pensare che una fanciulla in Africa venga rapita per diventare una schiava.
E ci fa molto orgoglio pensare che un console italiano invece poi la compra per portarla in Italia. È talmente amata da tutti coloro che hanno a che fare con lei fa anche la bambinaia, che vorrebbero adottarla, ma qualsiasi altra vita a lei non interessa. Lei ha l'illuminazione, ha l'ispirazione, ha la vocazione e quindi in questa mostra possiamo seguire tutte le tappe di questo viaggio che l'ha portata poi a Schio alle Canossiane. E magari sarebbe contenta, madre Bakhita, di sapere che ci facciamo anche un giro nella geografia grazie alla sua Africa, che è tanto rappresentata in questa mostra permanente, a partire dal villaggio di Olgassa dove lei è nata, però poi nel tempo e nello spazio si arriva alla ricostruzione della sua camera da letto. Lei parlava anche il dialetto, parlava come noi e Dio lo chiamava il paron, e così proprio si familiarizzava certamente molto fin da allora con lo spirito di questa città, che ama, sdrammatizzare, ama il sorriso e ama anche la spiritualità. Quello che non c'è bisogno di dire, perché si sente, si sa quanto Schio vuole bene a madre Giuseppina Bakhita, madre Moretta, che è stata un esempio di liberazione e di integrazione e di coraggio. E questi argomenti oggigiorno sono di grande attualità e non è male ricordarseli attraverso questa bella figura di donna e di santa. Che ne dite?
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Con il peccato abbiamo contristato, dice San Paolo, lo Spirito Santo che abita in noi. Lo vogliamo riparare con un sincero atto di pentimento prima del sacrificio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. Dio Onnipotente, manifesta anche a noi il mistero della nascita del Salvatore, rivelato ai magi dalla luce della stella, e cresca sempre più nel nostro spirito. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Carissimi, chi è che vince il mondo se non chi crede che Gesù è il Figlio di Dio? Egli è colui che è venuto con acqua e sangue, Gesù Cristo, non con l'acqua soltanto, ma con l'acqua e con il sangue. Ed è lo Spirito che dà testimonianza, perché lo Spirito è verità. Poiché tre sono quelli che danno testimonianza, lo Spirito, l'acqua e il sangue, e questi tre sono concordi. Se accettiamo la testimonianza degli uomini, la testimonianza di Dio è superiore. E questa è la testimonianza di Dio che Egli ha dato riguardo al proprio Figlio. Chi crede nel Figlio di Dio ha questa testimonianza in sé. Chi non crede a Dio fa di lui un bugiardo, perché non crede alla testimonianza che Dio ha dato riguardo al proprio Figlio. E la testimonianza è questa: Dio ci ha donato la vita eterna e questa vita è nel suo Figlio. Chi ha il Figlio ha la vita. Chi non ha il Figlio di Dio non ha la vita. Questo vi ho scritto perché sappiate che possedete la vita eterna, voi che credete nel nome del Figlio di Dio. Parola di Dio. Celebra il Signore Gerusalemme. Celebra il Signore Gerusalemme, loda il tuo Dio Sion, perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte, in mezzo a te ha benedetto i tuoi figli. Egli mette pace nei tuoi confini e ti sazia con fiore di frumento. Manda sulla terra il suo messaggio, la sua parola corre veloce. Annuncia a Giacobbe la sua parola, i suoi decreti, i suoi giudizi a Israele. Così non ha fatto con nessun'altra nazione, non ha fatto conoscere loro i suoi giudizi. Gesù annunciava il Vangelo del Regno e guariva ogni sorta di infermità nel popolo. Canta alleluia, canta alleluia al Signore. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Un giorno, mentre Gesù si trovava in una città,
ecco un uomo coperto di lebbra, lo vide e gli si gettò dinanzi pregandolo: Signore, se vuoi, puoi purificarmi. Gesù tese la mano e lo toccò dicendo: lo voglio, sii purificato. E immediatamente la lebbra scomparve da lui. Gli ordinò di non dirlo a nessuno: vai invece a mostrarti al sacerdote e fa l'offerta per la tua purificazione, come Mosè ha prescritto, a testimonianza per loro. Di lui si parlava sempre di più, le folle numerose venivano per ascoltarlo e farsi guarire dalle loro malattie, ma egli si ritirava in luoghi deserti a pregare. Parola del Signore. Ci si avvicina a Gesù anche per chiedere di essere guariti, sanati, salvati. Quando si scopre la forza dirompente ed amante di Gesù, non si può evitare di affidarsi completamente a Lui, come il malato di lebbra che chiede, invoca pregandolo, dice il testo, ed ottiene la guarigione. Ma Gesù, lo sappiamo anche, non pensa solo alla guarigione fisica, pur molto importante, ma investe la totalità della persona. Non dice solamente sii guarito, ma toccandolo gli dice sii purificato, intendendo toccare la sua identità, la sua intimità, le sue relazioni e il suo rapporto con se stesso e con Dio. In Gesù tutto è rinnovato, ma Gesù non vuole pubblicità né slogan né padrini per ora. I testimoni arriveranno a suo tempo dopo essere passati nel fuoco della prova che è la croce. Ecco perché ordina di non dire niente, ma solo di mostrarsi sacerdoti, e si ritira in luoghi deserti a pregare. Anche la testimonianza, secondo Gesù, va fatta a tempo debito con la forza dello Spirito. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Diventi per noi bevanda di salvezza, immediatamente accoglie il Signore il sacrificio che oggi si compie dinanzi a te. Preghiamo, sorelle e fratelli, perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli con bontà, o Signore, l'offerta del tuo popolo e per questo sacramento di salvezza donaci di conseguire il possesso dei beni eterni, nei quali crediamo con amore di figli, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza,
rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. In Lui hai voluto rinnovare l'universo, perché noi tutti fossimo partecipi della sua pienezza. Pur essendo nella condizione di Dio, egli svuotò se stesso e con il sangue versato sulla croce pacificò il cielo e la terra. Per questo fu esaltato sopra ogni creatura e divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono. E noi, uniti agli angeli, agli arcangeli, ai troni, alle dominazioni e alla moltitudine delle schiere celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della tua gloria. Il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giuliano, i presbiteri e i diaconi. E ricordati, o Padre Santo e buono, anche dei nostri fratelli e sorelle. Ricordati dei defunti della famiglia Bizzotto, che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna,
insieme con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, Santa Giuseppina Bacchita e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni paura e turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, non diventi per mezzo giudizio di condanna, ma per tua misericordia sia rimedio e difesa dell'anima e del corpo. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Il corpo di Cristo mi custodisca per la vita eterna. Amen. Il sangue di Cristo mi custodisca per la vita eterna. Sei vivo.
Preghiamo. O Dio che vieni a noi nella partecipazione al tuo sacramento, rendi efficace nei nostri cuori la tua potenza, perché il dono ricevuto ci prepari a riceverlo sempre ancora. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, nel nome del Signore andiamo in pace. O Dio, Padre di misericordia, che ci hai donato Santa Giuseppina Bakhita, quale sorella universale, evangelico modello di fede semplice e di operosa carità, dona anche a noi la volontà di credere ed amare secondo il Vangelo ed esaudisci le preghiere di chiunque invoca la sua intercessione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Santa Giuseppina Bakhita, prega per noi. Sì. Nome d'amore, Sios e rifugio al peccatore, dai cori angelici, sei l'armonia. Ave Maria, Ave Maria, tra i cori angelici sei l'armonia. Ave Maria, Ave Padre che sei nei cieli, la fede che ci hai donato nel tuo Figlio Gesù Cristo, nostro fratello, e la fiamma Pace a questa casa e ai suoi abitanti. Prepariamoci a ricevere la benedizione per le vostre case e per tutti voi. Carissimi amici e amiche, io sono Fra Stefano e siamo ormai diventati una grande e bellissima famiglia. Voi tutti i giorni o quasi mi lasciate entrare nelle vostre case per la preghiera quotidiana e per l'ascolto del Vangelo. Mi piacerebbe davvero molto potervi incontrare di persona, ma evidentemente non è possibile. Ci incontriamo allora attraverso il nostro canale di YouTube. Quindi disponiamoci a ricevere la benedizione per le vostre famiglie, per le vostre intenzioni. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Con questa benedizione è Gesù stesso che entra nelle vostre case e vi porta la sua gioia e la sua pace. La lettura della parola di Dio e la preghiera della Chiesa sono un segno particolare della sua presenza in mezzo a noi. La grazia dello Spirito Santo disponga i nostri cuori ad accogliere il Signore Gesù che viene a parlarci e a rianimare la nostra fede. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: in qualunque casa entriate, prima dite: pace a questa casa. Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. Restate in quella casa mangiando e bevendo di quello che hanno, perché l'operaio è degno della sua mercede. Non passate di casa in casa. Quando entrate in una città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà messo dinanzi.
Curate i malati che vi si trovano e dite loro: è vicino a voi il regno di Dio. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Carissimi, Cristo è risorto e ci riempie della gioia pasquale. Animati dal suo Spirito Santo rivolgiamo la nostra preghiera a Lui, che il Padre ha costituito principio e fondamento della nostra fede e nell'amore. Preghiamo insieme, ripetiamo: resta con noi, Signore. Resta con noi, Signore. Signore Gesù Cristo, che dopo la risurrezione ti sei manifestato ai discepoli e li hai allietati con il dono della pace, fa che questa famiglia, aderendo a te con tutto il cuore, gusti la gioia della tua presenza. Resta con noi, Signore. Tu che dall'umiliazione della croce sei giunto alla gioia della risurrezione, fa che tra le prove quotidiane i membri di questa famiglia si uniscano sempre più nel vincolo dell'amore. Resta con noi, Signore. Tu che sedendo a tavola con i discepoli ti sei fatto riconoscere nell'atto di spezzare il pane, fa che questa famiglia, partecipando alla celebrazione dell'Eucaristia, rafforzi la sua fede e renda testimonianza del suo amore. Resta con noi, Signore. Tu che hai riempito con la potenza dello Spirito Santo la casa in cui erano riuniti i discepoli con Maria tua madre, manda il tuo Spirito anche su questa casa, su questa famiglia, perché si arricchisca nella pace e nella gioia pasquale. Resta con noi, Signore. E ora preghiamo con la preghiera che Gesù stesso ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. E adesso è arrivato il momento della preghiera di benedizione per la casa. Preghiamo. Assisti e benedici, Signore, i tuoi figli che vivono in questa casa. Fa che quando sono fra le sue mura trovino in te il loro rifugio. Quando escono, il loro compagno. Quando rientrano, il loro ospite ed amico. E al termine dei loro giorni siano accolti nella dimora che tu stesso prepari nella casa del Padre. A Lui sia gloria nei secoli dei secoli. E per intercessione di Santa Maria e di San Giuseppe, la benedizione di Dio Onnipotente scenda su questa casa e su quanti vi abitano. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace di Cristo regni nei nostri cuori e la sua parola dimori abbondantemente in noi, perché qualunque cosa facciamo, in parole e in opere, possiamo compierla nel nome del Signore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Vi ringrazio per avermi accolto nella vostra casa, ma soprattutto perché avete voluto accogliere la benedizione di Dio per voi e per gli ambienti in cui vivete. Vi saluto e vi abbraccio fraternamente. Ciao ciao e abbi cura di te.
Alexander Schallenberg ha giurato come cancelliere ad interim dopo le dimissioni di Karl Nehammer lo scorso fine settimana. In migliaia sono scesi in piazza a Bratislava per manifestare contro il primo ministro slovacco Fico e le sue posizioni apertamente filorusse. Venezuela, Maduro ha giurato per la terza volta come presidente. L'opposizione protesta, è stato consumato un colpo di Stato. Il 2024 è stato l'anno più caldo mai registrato e il primo in cui la temperatura globale ha superato il limite di 1,5 gradi. Alexander Schallenberg, ministro degli esteri austriaco, ha giurato venerdì come cancelliere ad interim mentre il paese lavora per formare un nuovo governo. Schallenberg, 55 anni, è entrato in carica dopo che il cancelliere conservatore Karl Nehammer, appartenente al Partito Popolare Austriaco, ha annunciato le sue dimissioni lo scorso fine settimana. Nehammer ha deciso di dimettersi, non essendo riuscito a formare una coalizione che non includesse il Partito della Libertà di estrema destra. Tuttavia, dopo le dimissioni di Nehammer, il Partito Popolare Austriaco ha invertito la sua posizione ed è ora aperto a lavorare con il Partito della Libertà di estrema destra, guidato da Herbert Kickl. Il leader ad interim del Partito Popolare, Christian Stocker, ha infatti dichiarato che incontrerà Kickl. Questo sarà il secondo breve mandato di Schallenberg alla guida dell'Austria. Migliaia di persone hanno manifestato a Bratislava, capitale slovacca, contro le controverse posizioni del primo ministro Robert Fico nei confronti della Russia. Le proteste fanno seguito alle minacce di Fico della scorsa settimana di tagliare gli aiuti finanziari agli oltre 130.000 rifugiati ucraini che vivono in Slovacchia, come ritorsione per la decisione dell'Ucraina di interrompere la fornitura di gas russo alla Slovacchia attraverso il suo territorio. L'ultima ondata di manifestazioni antigovernative è stata alimentata dall'inaspettato viaggio di Fico a Mosca prima di Natale per incontrare il presidente russo Vladimir Putin. Fico è diventato il terzo leader dell'Unione Europea a visitare Putin dall'invasione su larga scala dell'Ucraina da parte della Russia nel febbraio del 2022. Nicolás Maduro è stato proclamato per la terza volta presidente del Venezuela, nonostante non abbia fornito i documenti elettorali che dimostrino la sua vittoria alle elezioni dello scorso luglio. L'opposizione venezuelana, guidata da Edmundo González e da María Corina Machado, ha detto che è stato consumato un colpo di Stato, ma non sono stati gli unici a opporsi alla presa di potere del leader socialista. L'Unione Europea ha condannato la situazione in Venezuela, insistendo sul fatto che i risultati delle elezioni non sono stati verificati. Per questo motivo, secondo l'alta rappresentante Kaja Kallas, Maduro non ha la legittimità di un presidente democraticamente eletto. La presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, è stata più dura, sostenendo che Maduro dovrebbe essere consegnato alla giustizia e non prestare giuramento illegittimamente. L'UE ha anche sanzionato 15 persone, ritenute responsabili di aver messo a repentaglio la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti umani in Venezuela. Secondo il Copernicus Climate Change Service, il 2024 è stato l'anno più caldo mai registrato e il primo anno solare in cui la temperatura globale ha superato di 1,5 gradi i livelli preindustriali. Il limite fissato dall'Accordo di Parigi si riferisce alle anomalie di temperatura mediate su almeno 20 anni. E sebbene questo limite non sia stato superato, le temperature globali stanno aumentando più di quanto l'uomo moderno abbia mai sperimentato. L'anno scorso si sono verificati eventi meteorologici estremi in tutto il mondo, da tempeste ad alluvioni, siccità, ondate di calore e incendi, che diventano sempre più frequenti e intensi e minacciano le vite e i mezzi di sussistenza delle persone in tutto il mondo. Secondo il servizio di monitoraggio climatico dell'Unione Europea, ciascuno degli ultimi 10 anni è stato uno dei 10 più caldi mai registrati. Secondo le Nazioni Unite, mantenere l'aumento della temperatura terrestre sotto il 1,5 gradi potrebbe salvaguardare l'ambiente e prevenire la sofferenza di molte persone.
an interrogation centre and put in the first cell. There was another guy in the cell, then taken out. I couldn't get to say hello to him. Taken to another cell where there were 2 guys. And I asked them why I was there, and they held up their fists. They were protesters. And then they were taken out, and that night, lying on the floor with a blanket, because there was no bed, I heard the door opening of another cell and somebody being beaten. And I knew I was in trouble. This is a serious, serious situation. And then I was taken to another interrogation centre. That's where the interrogation and my solitary confinement was. Where every day I'd be taken out, blindfolded, handcuffed to a room to be interrogated by the Iranians. That went on for nearly a month. You're a gay man. You've your husband, Roland Bonello, in Paris, and you're living with HIV. Yeah. So anyone would imagine that would make life for you extremely difficult in a country that bans homosexuality. No, I mean, it sort of surprised everybody. I mean, I've been to Iran twice with Roland. And there was never a problem in a hotel asking for a double room. Nobody would bat an eyelid. People were extremely tolerant. I mean, I know how they treat Iranian gay community. You know, it's horrible. They hang them. It's unspeakable torture for them. But the fact that you need a hostage in good health, I knew nothing was going to happen to me physically. There was going to be no torture. They wouldn't beat me up. But wasn't it that the response wasn't too shocking, though, to you when you said you were gay, or Roland was your husband, for example? They said to you, why don't you have any children? Yeah, I was flabbergasted. You say, Roland, you're married. Who you married to? Roland Bonello, that's a man's name. Have you any children? I said, no. Why did you not adopt children? It's a strange conversation to have in a country like that. And again, you were sentenced to 6.5 years. Tell us about what the judge had said to you. The first judge when I met, when I was taken to the court, the Revolutionary Court, dressed in prison striped uniforms, handcuffs, shackles on your feet, climbing 3 floors of stairs, very sore on the ankles, brought in front of the judge. He asked me to sign papers. I refused. I said, would you sign a paper in English or in Persian or in Irish or in French? He just looked at me. They brought in the guard, tried to get him to persuade me to sign. I said, no, I'm not signing. It was like essentially a confession. Yeah. I don't know what it was. And I said, I'm not signing that. And crossed my arms like that. And the judge said, go out. And just as getting up and walking out, I said, you will die in prison. And then the main court case, they started saying, you've been sending information to foreigners, to the Guardian, etc. Because I'd written an article long years ago in the Guardian as a competition about travel and about Iran and how nice Iran was. It's a great holiday destination. And they were saying I was sending information to the Guardian. It's crazy. What did it feel like when a judge in Iran is sentencing you on false charges, telling you you're going to die in prison? It's a horrible shock. I thought that I would not survive physically. Because Benjamin had been there for 3.5 years. And I'd just been there for almost 6 months then. And I said, I'm not going to make this. I just can't see myself living here, for 6 years. I could be here for another 2 years. My dad was 97 at the time. He was in good health. I might never see him again. If he died, would my family tell me? I don't know. It's a horrible, horrible situation. Here in Europe, a prisoner knows when he's going to get out. He's been condemned for 5 years, 10 years, 6 months. We don't know when we're going to get out.
Nei mesi scorsi è passata un po' nel dimenticatoio. Sì, decisamente questa crisi ha ormai quasi 2 anni, diciamo una ventina di mesi. È iniziata, la data di inizio si fa risalire al 15 aprile 2023, quando sono iniziati i primi combattimenti a Khartoum fra appunto le forze armate sudanesi e le Rapid Support Forces, che sono una milizia paramilitare. Quest'ultima è guidata da un uomo molto potente in Sudan che si chiama Mohamed Hamdan Dagalo, detto Hemeti, mentre le forze armate sono guidate da Abdel Fattah al-Burhan, che è poi il presidente de facto del Sudan. Perché è scoppiata questa crisi? Questa crisi è scoppiata perché bisogna innanzitutto capire che queste due milizie sono parte fondamentale degli apparati di sicurezza sudanesi da 20 anni, più di 20 anni. Una chiaramente sono le forze armate regolari, quindi è inutile anche spiegare il perché, mentre le Rapid Support Forces, che chiameremo magari RSF da questo momento per brevità, hanno acquisito